Se il forno elettrico di tipo statico o ventilato non si accende o non funziona, sappiamo che ci sono dei componenti che possono essere responsabili di tale malfunzionamento. In questo video vedremo come eseguire una verifica per capire se responsabile può essere il termostato della temperatura. Nel forno il termostato ha la funzione, una volta che viene aperto, quindi viene selezionata una determinata temperatura, consente un passaggio di corrente elettrica al commutatore che a sua volta consente alla corrente di arrivare ai componenti che devono attivarsi. In caso di non funzionamento del forno, quindi siamo nel caso in cui il forno comunque si accende la luce del forno ma non funziona il forno, o nello specifico non avviene nessun riscaldamento, è necessario verificare se il termostato è funzionante. Per farlo siamo con la corrente elettrica staccata e possiamo utilizzare un tester che una volta acceso possiamo posizionare su questo simbolo del buzzer, del cicalino, che ci indicherà se il termostato ha una continuità elettrica e quindi se effettivamente è funzionante. Per fare questo tipo di intervento dobbiamo sganciare i due innesti e con i puntali del tester, quindi utilizzeremo i due puntali da andare a posizionare su questi due innesti, quindi il primo puntale su un innesto e l'altro sull'altro innesto. Possiamo vedere come il tester risponde con il cicalino, quindi ci indica che c'è una continuità. In questo caso quindi possiamo stabilire che in questa condizione di apertura del termostato abbiamo una continuità. Se noi andassimo a spegnere, a portare sulla posizione di 0 la manopola nella parte frontale, vediamo che sul tester non c'è nessun tipo di movimento. Nel momento in cui apriamo il termostato, quindi impostiamo una temperatura, sul tester abbiamo una risposta. Nel caso in cui il termostato non dovesse essere funzionante, questa posizione che abbiamo in chiusura, quindi nessuna risposta sul tester, si verificherebbe anche in questa fase di accensione, in questa fase di impostazione della temperatura. Oltre a questo metodo che ci consente di verificare se il termostato è funzionante, quindi dobbiamo avere a disposizione un tester, possiamo farlo anche senza avere a disposizione un tester. In questo caso, per poterlo eseguire, è necessario mettere in comunicazione questi due fili. Dobbiamo avere un cavetto come questo in modo tale da mettere in comunicazione i due faston in questa maniera qua, o eventualmente se abbiamo preferibilmente un cavetto ad innesto con i faston maschi, in modo tale da mettere in contatto i due faston che abbiamo visto che erano collegati sul termostato. In questo modo riusciamo a bypassare fondamentalmente il termostato, quindi è una prova che possiamo fare in assenza di un tester per verificare se il problema del mancato riscaldamento e quindi verificare se il termostato è funzionante. Quindi bypassiamo il termostato unendo i due fili e andiamo ad impostare una cottura sul forno e verificare se le resistenze di riscaldamento stanno funzionando. A quel punto, nel momento in cui avremo impostato una cottura e indipendentemente dalla posizione del termostato che è bypassato, si verifica un riscaldamento della resistenza, significa che il termostato non è funzionante e pertanto possiamo procedere alla sua sostituzione. Non lasciamo in ogni caso questi due fili collegati oltre alla prova del test che abbiamo eseguito, in quanto altrimenti non avremo nessun controllo sulla temperatura interna, quindi se dovessimo utilizzare il forno in queste condizioni si verificherebbe un surriscaldamento eccessivo delle resistenze che non si staccherebbero mai durante il funzionamento, e quindi è un tipo di intervento da eseguire solo per verificare il funzionamento del termostato.